Buongiorno amici, Buongiorno a tutti. siamo qui, vedete, con Elisabetta per fare la nostra chiacchierata domenicale ed è importante che sia sempre più visibile perché è veramente la colonna portante. Io metto i contenuti, ma tutto il resto dipende da lei e tutto il resto funziona che è una meraviglia. Facciamo questa chiacchierata sul nostro ultimo lavoro. Certo, Che dici? certo, naturalmente abbiamo degli aiutanti decisamente validi e adesso sì, io sono qui per farti ancora qualche domanda sul tuo ultimo libro. Cieli in fiamme, il libro con Erich von Däniken. Sì, Lo sto rileggendo ancora una volta, non solo per i temi rivoluzionari che affronta, ma anche proprio per l'accuratezza della narrazione. È un lavoro, secondo me, molto meticoloso. Cosa ne pensi? sì, anche perché si è lavorato molto anche sulla bibliografia, sulla documentazione, per cui adesso senza voler ovviamente pretendere troppo e chiedo scusa, ma è soltanto come esempio, è un libro che tende ad essere quasi accademico per il modo in cui abbiamo documentato, ovviamente grazie anche al nostro senior editor che ha fatto un lavoro eccellente, Davide Bolognesi, ciò che abbiamo detto, ciò che abbiamo scritto. Questo è proprio l'impegno della casa editrice Tutti. Scusami, ma vorrei anche parlare un momento della copertina. È stata creata da Simone Brucato e con questa immagine, che oso dire iconica, ci riporta un pochino indietro negli anni 70, che erano gli anni in cui Erich von Däniken iniziava a seguire concretamente le sue grandi intuizioni e quindi la vedo proprio come un omaggio visivo a quegli anni davvero pionieristici. Sì, pionieristici soprattutto per personaggi appunto come Erich von Däniken, che è veramente uno degli antesignani di questo tipo di ricerche e di questo tipo di nuova analisi Certo. della storia dell'umanità e diciamolo pure con una parola che fa paura a molti, quella del paleocontatto. Il mostro del paleocontatto, non si può dire, no. molti si scandalizzano. Come dice Eric, prima o poi io so di avere ragione e lo sento proprio dentro. Noi abbiamo iniziato con grande entusiasmo dopo averlo conosciuto questo progetto insieme. Tra l'altro, se non sbaglio, è la sua unica esperienza a quattro mani. Sì, in effetti è così. Ci ha proprio detto chiaramente che è l'unico libro a quattro mani che ha fatto nel corso della sua vita e io sono molto onorato di aver avuto questa possibilità di lavorare questi 2 anni con lui. Ci rivedremo presto a Interlaken per festeggiare questo nostro libro insieme. Certo, non vedo l'ora, anche perché essere ospiti di Erich von Däniken è sempre un grande piacere. È un grande piacere incontrarlo e per noi è proprio una celebrazione speciale. Erika ha compiuto 90 anni, quindi non ne ha fatto segreto, li ha festeggiati e quando parla del suo lavoro ha ancora gli occhi che brillano di gioia. Conoscerlo, incontrarlo, ascoltare i suoi racconti per me è stato come viaggiare nel tempo. Sì, anche perché questo lavoro è proprio la fusione tra 2 metodologie. Una è stata quella di lavorare sui testi e la sua è stata invece quella di lavorare da sempre sul campo. Sì, perché in effetti lui è andato in luoghi prima di molti archeologi perché voleva vedere di persona, spinto da quella fiamma interiore che è la curiosità, facendo vedere tra l'altro delle immagini che in molti dei documentari non vengono tenute in considerazione. Ma ritorniamo al vostro libro, perché è un libro che è stato accolto con grande entusiasmo già qui in Italia. Sì. E è veramente in alto nelle classifiche, in testa anche addirittura dei saggi di archeologia. Questo sarà una grande soddisfazione anche per Eric. Ah, certamente, anche perché lui ci raccontava dei numerosi incontri che ha avuto con accademici e la cosa curiosa è che diceva che degli accademici gli dicevano io ti dico queste cose ma tu non dirle in pubblico perché se le dici in pubblico poi io ti dico che non è vero che te l'ho detto. Sì, e purtroppo capita anche a noi oggi, abbiamo delle collaborazioni con accademici internazionali che però ci chiedono di non essere messi in mostra. Per noi va bene lo stesso, ci dispiace perché vuol dire anche non essere liberi di esprimere la propria opinione, però lo accettiamo, lo rispettiamo.
pur di poterci anche confrontare. Ci conforta nel lavoro e nei contenuti che Esatto, questo è un lato interessante. E invece, ritornando ancora al nostro titolo, I cieli in fiamme, è come un'esplosione di mistero. Che cosa bruciava davvero là in alto a quei tempi? E bruciavano delle cose che volavano e che sono descritte ovunque, in tutto il mondo, in tutti i continenti, dall'Asia all'Europa, all'America, al Medio Oriente, e ovviamente per quanto riguarda noi in Occidente è importante la Bibbia, però è importante, ed è questo un po' anche lo scopo del libro, quello di mettere assieme ciò che abbiamo nel testo sacro della religione occidentale nelle sue varianti, ovviamente, e ciò che c'è scritto nei testi centro-sudamericani che abbiamo visto a casa di Eric, metterli assieme alla Bibbia e vedere come in realtà addirittura alle volte ci siano delle corrispondenze tra le frasi, quasi come se avessero avuto internet, insomma, solo che allora, migliaia di anni fa, almeno ufficialmente internet non c'era. Quindi c'erano carri infuocati nei cieli e vengono descritti. Vengono descritti nella Bibbia e negli altri testi, ed erano piccoli anche. E alle volte sembra quasi di leggere la descrizione di una tecnologia che possiamo avere anche noi, che abbiamo anche noi. Ma se questi esseri di cui tutti parlano, cioè i figli delle stelle, arrivavano da lontano, com'è possibile che usassero ancora dei mezzi che facevano fuoco e fiamme, come dire? Ma è un po' come per noi arrivare, e questo Eric lo ha spiegato nelle conferenze, ne ha parlato con gli scienziati, con i quali appunto lui ha avuto molti rapporti dall'India agli Stati Uniti, che in realtà è un po' come arrivare con una portaerei a propulsione nucleare al largo di un porto e poi per arrivare a terra scendere su un gommone che invece ha un motore a scoppio. Insomma, quindi c'è una differenza sostanziale, una differenza notevole tra ciò che veniva utilizzato per i lunghi viaggi e ciò che veniva utilizzato invece per gli spostamenti sul pianeta Terra. Spiega delle cose che vengono ritenute impossibili. No, non è vero, basta avere la mente aperta e le risposte le abbiamo sotto gli occhi. Insomma. Come esattamente in questi giorni si parla di armi nucleari, ad esempio in Medio Oriente, qui voi fate questa descrizione, c'è questo incrocio di esperienze, ad esempio sull'evento di Sodoma e Gomorra. Sì, esatto, e ne parliamo in modo documentato, ovviamente, per questo, dicevamo all'inizio, c'è una ricca bibliografia e un ricco apparato di note in modo che i nostri lettori possano verificare le cose che andiamo a dire, e faceva notare anche Eric come parlando con questi accademici gli dicevano ma questo evento ha tutte le caratteristiche per esempio appunto di un evento nucleare, ma non è possibile. Perché non è possibile? Perché a quei tempi non era possibile. Questa però è un'affermazione di fede, invece noi teniamo la mente aperta e riteniamo possibile e ne abbiamo parlato. Anche Eric è sempre stato molto interessato alle descrizioni presenti nel libro di Ezechiele e qui di nuovo vi incontrate. Ci incontriamo e come? Quando lui, parlando con gli scienziati americani e gli accademici, ne ha convinti alcuni del fatto che questi non avevano mai letto il libro di Ezechiele, ovviamente ognuno fa il suo mestiere, del fatto che Ezechiele parla veramente di carri volanti. Lui ha avuto rapporto anche con l'ingegnere Blumrich che ha disegnato addirittura il carro di Ezechiele dopo aver detto all'inizio a Eric, cioè, insomma non è possibile, non esiste, poi invece l'ha letto, l'ha studiato e ha visto tutte le caratteristiche tecniche che ci sono, ma poi i carri descritti da Ezechiele sono il Ruach, che doveva essere un veicolo grande, il Kavod, ecco questo faceva fuoco e fiamme soprattutto, e lì lo dice Ezechiele, dice che quando il Kavod si alza da terra dietro le sue spalle produce un grande rumore. E il Kavod è il termine che viene tradotto con gloria di Dio. Ora pensare che la gloria di Dio fosse dietro le spalle di Ezechiele e che si alzasse da terra
e che mentre si alzava da terra faceva un grande rumore, sarebbe addirittura ridicolo. Poi, come diciamo sempre, come sanno tutti quelli che si occupano di questi temi di ebraico, e tu te ne stai occupando a livello universitario, l'ebraico è una lingua polisemica, quindi è chiaro che il termine kavod certe volte può significare una cosa e certe volte ne può significare un'altra. Stesso discorso vale per il termine ruach, che significa vento, e certe volte può essere, per una serie di passaggi di traslazione dei significati, anche indicare spirito, ma questo vale anche per l'italiano, mica soltanto per l'ebraico, insomma. Adesso noi abbiamo citato Ezechiele perché siamo qui in Occidente e quindi ci interessa il libro sacro che ci hanno insegnato essere stato dettato da Dio, ma per esempio, tanto per far capire ai nostri amici vecchi e nuovi, qui si parla ovviamente dei testi sacri dell'Oriente. Per esempio, non so, quando si parla del rapporto nella Bhagavata Purana, del rapporto tra le due divinità Devahuti e il suo marito, diciamo, suo amante Kardama, si dice che il marito aveva un palazzo celeste e si dice ad esempio i rubini incastonati nelle sue pareti sembrano quasi gli occhi del carro volante. Questa costruzione era dotata, leggo letteralmente la traduzione, di campi da gioco, stanze per dormire, luoghi per il divertimento, cortili e giardini esterni costruiti per godimento a volontà, tanto che appariva meravigliosa perfino il suo creatore Kardama. E poi quando convince la sua compagna a venire con lui, dice che con il suo spazioso e splendente carro aereo che poteva muoversi ovunque secondo la volontà degli occupanti, viaggiava liberamente tra i pianeti come il vento, ecco il Ruach, viaggiava come il Ruach, se dovessi tradurlo in ebraico, viaggiava come il Ruach superando gli altri dei, quindi c'erano altri dei che avevano altri carri volanti. Dopo aver mostrato a sua moglie la sfera terrestre piena di meraviglie a causa della disposizione dei continenti. Insomma, sono delle descrizioni che fanno venire un pochettino i brividi. E ricordo, facciamo finta che ciò che hanno scritto gli antichi sia vero, ma come dice Eric, e dice che lui sentiva gli stessi racconti dall'India al Messico, dal sud-est asiatico ancora più a est dell'India, agli indiani del Nord America che vengono citati anche nel libro. E quindi siamo di fronte ad una situazione dove le testimonianze sono infinite, cioè diciamo che due concordanze cominciano a costituire una possibilità, una probabilità, ma quando diventano decine, ovviamente allora a questo punto uno non può chiudere gli occhi e dire semplicemente no, non è vero, perché non è ragionevole. Probabilmente noi conosciamo ancora una parte davvero piccola e superficiale della nostra storia, certo, quindi senza alcuna arroganza è bene rimanere con la mente aperta e esattamente come ha fatto Eric. Esattamente. E quindi anche per lui ad ogni pagina letta insieme a te della Bibbia tradotta letteralmente si illuminava veramente come un bambino, questo è splendido. Sì, perché lui si era occupato della Bibbia, ma facendo riferimento alle traduzioni tradizionali, ma già partendo da quelle, lui ha avuto già negli anni 60-70 l'intuizione che si parlava di assolutamente altro. Devo dire, ce lo scrivono anche molti nostri amici. Mi è capitato di leggere la Bibbia prima di leggere i tuoi libri e francamente facevo fatica a trovare Dio. Sembrava che parlasse di altro la Bibbia, solo che non avevo gli elementi per essere certo. E in questa documentazione che, ripeto, nell'apparato ricchissimo di note e di bibliografia, perché è importante, assolutamente importante, e invece trovano conferma a questa loro intuizione. E addirittura Eric si spinge ancora più in profondità. Abbiamo infatti un capitolo che si intitola La fisica del passato.
Sì, proprio la fisica del passato, diciamo così, l'impensabile, nel senso che in genere i testi orientali vengono letti quasi esclusivamente in chiave spiritualista. In realtà, se si cominciasse a leggerli in chiave scientifica, per esempio, si troverebbero cose come queste che ovviamente abbiamo messo nel libro. La particella ultima è irriducibile e che non è combinata con un'altra in aggregato, è chiamata atomo, paramano. È dall'aggregazione degli atomi che gli uomini ottengono l'illusione della materia. Il tempo viene dedotto come breve o lungo a seconda di come pervade la materia atomica. Cioè pensate che cosa c'era scritto 4.000 anni fa. Per esempio, due paramanu, cioè due atomi, formano un anu, cioè formano una molecola. E così via, non vado avanti perché lascio poi il piacere. Una lezione di chimica. Una lezione di chimica. E che noi dobbiamo, per rispetto nei confronti degli antichi autori, prendere per vera, perché altrimenti vuol dire che questi parlavano di cose così, si inventavano delle cose perché non avevano niente altro da fare. Invece le descrizioni sono così chiare, così minuziose, così particolareggiate, così tecniche, che effettivamente si può solo pensare che derivassero da una conoscenza superiore, di una civiltà superiore, e che non si può escludere, ma che prima o poi si dovrà accettare. Come dice anche Graham Hancock, abbiamo tutti dimenticato. Sì, nel senso che abbiamo dimenticato che prima di noi ci sono stati altri e per alcuni è più facile, per altri meno, accettare l'origine di questi altri, cioè da dove arrivassero, quindi si può dire che appartenessero ad una civiltà tecnologicamente evoluta che si è sviluppata sulla Terra, oppure che, come dicono i testi antichi, perché questo ci dicono i testi antichi di tutto il mondo, arrivavano dalle stelle. E noi facciamo finta che sia vero, anche perché facendo finta che sia vero diventano comprensibili appunto molte cose. Eric tra l'altro fa un ragionamento molto interessante, anche in risposta, lo dice lui stesso, in risposta ovviamente a quelli che sono stati i suoi detrattori, insomma i suoi critici, e io ne so qualcosa anche personalmente. Come sempre, perché se si sviluppa un pensiero critico che si discosta da quelli che sono i dogmi accettati, inizialmente la storia ci insegna che si viene assolutamente ostacolati. Esattamente. Con tutti i mezzi possibili. E difatti Eric dà una risposta anche a chi dice che questi lunghi viaggi non sono possibili a degli esseri viventi, ma in realtà Eric fa un ragionamento assolutamente normale quando dice che una civiltà superiore, pensiamo come potrebbe viaggiare una civiltà che può avere 1.000.000 di anni di più della nostra, non siamo neanche in grado di immaginare, ma lui dice semplicemente si costruisce nel tempo una sorta di città celeste come la Gerusalemme celeste dell'Apocalisse. In questa città celeste vivono e passano le generazioni perché ci sono tutte le possibilità per sviluppare e mantenere la vita, quindi le generazioni si susseguono e quindi con il susseguirsi delle generazioni possono essere coperti spazi immensi. E difatti lui dice che quando i testi antichi parlano dei cieli, in realtà lui dice parlano delle strutture che stanno nei cieli quando gli dei vanno, e questo è assolutamente possibile. Anche noi abbiamo una piccola stazione spaziale nella quale per adesso gli astronauti stanno per mesi, andando avanti negli anni, e ripeto, nessuno è in grado di ipotizzare come viaggeremo tra 1.000 anni. Insomma, nel futuro. Esattamente. La Terra è un pianeta giovane rispetto all'età dell'universo. Ci sono pianeti che sono molto più vecchi della Terra e quindi possono aver sviluppato una civiltà di gran lunga prima di noi. E quindi questa civiltà ha raggiunto dei risultati ed è ovvio che, come dice la Bibbia, che Dio, cioè
questi appartenenti a questa civiltà che la teologia traduce con Dio, ci hanno fatti ovviamente a loro immagine e somiglianza. Quindi chissà in quanti altri pianeti ci sono civiltà come la nostra, magari più giovani o civiltà più avanzate, e che sono state formate da questi individui che viaggiano chissà da quanto tempo. E poi c'è la possibilità di viaggiare attraverso i buchi spazio-temporali, cosiddetti portali di cui parliamo anche qui, e qui, se mi permetti, descrivo anche qui il discorso del Salmo 24, che parla di un tipo di portale, di porta, che è qui sulla terra, e altre porte che si trovano da un'altra parte e che si aprono, le olam. E olam sappiamo che è quel termine che viene tradotto con eternità, ma non significa eternità, l'abbiamo spiegato più volte, significa non conosciuto. Quindi si dice che Yahweh col suo kavod entrava in questo portale qui e attraverso quell'altro portale andava in questo luogo non conosciuto. E giustamente von Däniken fa notare che nel libro delle porte viene spesso ripetuta in diverse varianti una formula che ricorda il Salmo 24 e che recita: apri cancello Arà. Il Salmo 24 dice: apritevi, o porte, sollevate le vostre parti alte, chiudi le tue porte acuti, affinché possa illuminare le fitte tenebre e portare luce nel luogo nascosto. Cioè il Salmo 24 dice: aprite, o porte, le vostre parti alte, e sono chiamate Shearim, le prime, e Petachim, le olam, e leolam vuol dire proprio luogo non conosciuto, luogo nascosto, esattamente come Ra, e dice questa formula è ripetuta più volte quando Ra passa attraverso un cancello, e quando passa attraverso questo cancello si dice che questo grande Dio giunge a questo portale ed entra attraverso di esso e gli dei che vi si trovano lo acclamano. È di un fascino incredibile. Sì. È di un fascino incredibile, ovviamente bisogna avere la mente molto aperta per ritenere possibili queste cose. Ovviamente noi non abbiamo la prova, non siamo qui che stiamo vedendo ora che sta passando. Però è descritto. È descritto chiaramente, è combinazione. In Egitto è descritto con le stesse parole con cui è descritto nella Bibbia, e descritto anche in Estremo Oriente. Questo veramente fa venire i brividi, perché ci fa pensare alle potenzialità anche che l'umanità può sviluppare nel corso della sua evoluzione, qualora i potenti consentano questa evoluzione e non prendano decisioni irrevocabili e irreversibili. Infatti, sfogliando questo libro, ricordo i vostri dialoghi quando entrambi eravate entusiasti proprio nel vedere tutti i punti di intersezione proprio del vostro lavoro, di una vita. Sì, perché sono testimonianze lontanissime che si confermano l'una con l'altra. E volevamo ricordarvi che dopo aver letto il libro potrete porre direttamente poi delle domande a Mauro sui temi che sono più intriganti, più curiosi per voi. Potremo così avviare un'esperienza di una lettura interattiva che apra un dialogo tra i lettori e gli autori. Cosa dici, Mauro? Bene, sì, certo. Ho il tempo di leggere il libro, naturalmente. Sì, leggere il libro, magari anche andare in vacanza. Guarda, ci stanno già mandando tutte le foto del libro sulla spiaggia, del libro in montagna, al lavoro. Abbiamo un simpaticissimo lettore sardo che, mentre bada agli animali, il suo gregge, legge il nostro libro. Per me è stata una delle foto più belle. Sì, è vero. Con lo sfondo delle pecore. Il libro inserito pienamente nell'ambiente naturale. Poi vedremo le istruzioni per porre domande a Mauro. Naturalmente verranno selezionate quelle più inerenti ai capitoli del libro e Mauro poi risponderà. Sì.
Bene, e quindi noi a questo punto possiamo salutare i nostri amici. Avete in descrizione il link per arrivare all'acquisto del libro per chi non l'avesse ancora letto. Se avete piacere dopo averlo letto potete lasciare una recensione su Amazon, contribuendo quindi a farlo conoscere anche ad altre persone, e poi preparare le domande per Mauro. Va bene, procediamo così. Procediamo. Allora vi salutiamo. Grazie, ciao, saluto come sempre e alla prossima. Ciao.